Gira sempre dove c'è il sole. Dunque, per usare questa funzione di frizzare, di congelare una porzione di clip, bisogna vedere prima di tutto come si vuole usare, abbiamo visto gli esempi prima. Per dire, io adesso vorrei, non so, frizzare, ok, il mio cagnolino qua, dove sta saltando, anche se l'immagine non è perfetta, per metterci sotto Zenzero salta. Ecco, una cosa che bisogna stare attenti è questa: se frizziamo, se mettiamo il frizz all'inizio, tutto il filmato verrà frizzato, quindi non potremo agire più. Quindi, come si utilizza? Molto semplicemente, poi le applicazioni sono tante, l'avete viste, quindi poi sta un po' alla fantasia. Andiamo qua, ok, mettiamo magari, non so, un fotogramma che ci piace e non facciamo altro che fare praticamente tagliare la clip. A questo punto andiamo all'interno della clip stessa, andiamo, ci posizioniamo sulla velocità, perché è qui che è il comando, e andiamo a frizzare il nostro frame, ok? Ecco, non tagliate più niente perché sennò non riprende bene. Ecco, quando io poi sono sicuro che, come dire, ho messo il mio titolo, adesso poi lo andremo a mettere, taglio di nuovo e vado, cosa vado a fare? Rivado sulla clip e vado semplicemente a ritogliere questo comando. Quindi cosa succederà adesso? Succederà una cosa molto carina, che io praticamente il mio cane, come dire, vedete che va, ok, qua, ecco, Zenzero salta, tap, continua a saltare, ok, continua ad andare filmato. Quindi a questo punto possiamo andare qui, possiamo andare ad aggiungere un titolo, quindi facciamo così, andiamo ad aggiungere un titolo, facciamo così e ci possiamo scrivere quello che vogliamo. A questo punto facciamo così, una cosa molto semplice. Come utilizzare il comando che è stato introdotto nell'ultima versione, la 5.0 di LumaFusion, il comando congela clip? Molto semplice, ok, da utilizzare ed effetto. Avete visto prima gli effetti che abbiamo creato, che ho creato, così tanto per dimostrazione, quindi ci possiamo inventare quello che vogliamo, basta andare avanti un po' di fantasia, no? Come vogliamo usare questo tipo di effetto. Adesso io cosa voglio fare? Voglio dimostrarvi come si usa molto semplicemente. Allora, vado avanti a cercare un punto preciso dove voglio inserire, dove voglio congelare la mia clip, quindi vado qua, non faccio altro che fare un taglio, ok, taglio la clip e vado a cliccare sopra alla clip che ho tagliato. Mi vado a posizionare nella posizione della velocità e do il comando di frizzare, ok, congelare la clip. Ecco, ovviamente dove voi date il comando, lui li congela, ok? Se lo do all'inizio, ovviamente la clip verrà tutta congelata, quindi dove io do il comando, lui lo congela. Ecco, adesso io cosa faccio? Vado qua, taglio di nuovamente la clip, faccio di nuovo due tap sulla clip stessa e vado a riscongelare la clip stessa, ok? La vado a riscongelare. Ecco, quindi posso praticamente allungare la clip anche perché ovviamente non è finita, che io ho congelato qua, vedete che lui riprende a camminare, il cagnolino a saltare, quindi ho fatto questo lavoro qua, cioè sono andato praticamente fin qua, ho congelato questo frame, tac, e poi lui continua, ok, da questa parte qui. Cosa posso fare? Come avete visto, posso aggiungere un titolo, ok, in sovraimpressione, tanto per dire cosa sta facendo questo cagnolino, posso dare un effetto anche alla clip stessa, aggiungiamo qualcosa tipo allora. Ok, Zenzero salta, quindi posso anche andare a utilizzare i comandi per centrare il testo e posso anche fare un effetto sulla clip se voglio, ok, posso fare quello che voglio, andare a selezionare la clip che ho frizzato, vedete? Posso poi andare qui, posso andare in taglia, ok, e far sì che praticamente il titolo che venga ben visto, tipo faccio così. E quindi a questo punto che succede? Quando io vado a dare il comando play, vedete, fa così, ta 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 ta, ping, ok? E poi ovviamente posso tagliare il mio titolo, faccio così, lo taglio e faccio sì che sparisca, ok? Quando praticamente il filmato continua. Molto semplice, avete visto? L'effetto è semplice, ma possiamo avere mille, come dire, mille idee, ok? Per fare entrare un frizz, possiamo anche mettere un effetto tipo foto, quindi possiamo andare qua e fare transizioni, andare su questa qua,
che è tipo lo scatto fotografico. Questa, aspettate che la cerco, eccola qua, questa qua, ok, fare così, vedete, fare così, e quindi qua sembra quasi che lo scatto fotografico. Ecco, una cosa che vi voglio dire: se io cancello adesso la clip, ok, e vado a estendere nuovamente, perché ho non so, bisogno che la clip che sia frizzata sia più lunga, ok, vado a estendere di nuovo la mia clip, la lunghezza che diciamo che ho, ma diventa così lunga, non so perché, perché ok, posso estendere anche il frizzato, ok, quindi vado qua, faccio così, mi serviva così lunga, vedete, fa così, ok, pack, vado qua e faccio così, ok, vado qua e cosa succede? Vado a ritogliere il frizz da qua, quindi vedete quante cose possiamo, in quanti modi possiamo utilizzare. Quindi la vado a sfrizzare adesso e ovviamente si sarà accorciata, sicuramente, vedete, si è accorciata. E cosa posso fare? Posso andare a mettere un effetto tipo scatto fotografico, quindi vado qua, ok, e vado a scegliermi un effetto già pronto, ovviamente non è che me lo vado a fare, ma me lo devo un po' anche forse cambiare. Vediamo un pochino se c'è. Allora, questo vedete che praticamente è un effetto che rientra, ok? Però, ok, bisogna spostare i keyframe, ma lasciamo così adesso il mondo com'è, che poi i keyframe li vedremo in un'altra puntata. Vado a rimpicciolire ulteriormente nell'ultimo frame, ok, vado, ecco, adesso vabbè, devo togliere questo ovviamente, vado a girare anche, avete visto che hanno separato anche i vari cosi qua, quindi c'è la posizione e la rotazione separata. Ecco, vediamo un po' che cosa succede. Ok, fatto questo. Ok, vedete, è molto lento, ma e qui continua. Però adesso a questo punto noi possiamo, tanto dobbiamo andare a levare qua il taglia, quindi lo togliamo e possiamo, se vogliamo, ok, rimetterci lo stesso effetto. Vedete che quindi possiamo fare un sacco di cose. Ok, vedete com'è bello questo qua. E adesso pan, ritorna così. No, non ritorna così, è meglio non metterlo. Comunque avete visto che, ok, possiamo fare un sacco di cose, poi il filmato potrebbe anche finire così, quindi possiamo anche cancellare questo dopo e il filmato potrebbe finire così. Ok, potrebbe finire così e sapete, se allunghiamo l'effetto resta qua fermo. Guardate un po', pam, vedete? Ok, quindi possiamo utilizzarlo anche per fare questi effetti così.